È possibile che una vallata di soli 14 km riesca a contenere così tanta storia? Benvenuti in Valvogna. Buongiorno escursionisti, questa mattina mi trovo in Valvogna, sto partendo qui da Sant'Antonio che è una frazione di Riva Valdobia e il mio obiettivo di oggi è quello di andare a raggiungere il rifugio Ospizio Sottile a 2480 metri. Stamattina sono arrivato qui e sta tirando un vento allucinante che sinceramente non mi aspettavo. Io mi trovo già qui sul sentiero 201D che ripercorre questa vecchia mulattiera e adesso devo andare a recuperare la località Peccia. Vi porto a vedere questo rifugio che ha una storia lunga, se non sbaglio 237 anni. Andiamo a vedere cosa mi aspettare in questa giornata. Bello, ovviamente sta parte del sentiero si passa qui sotto ste case valser ancora abitate, che lì c'è un'altra bella baita, cavoli, quella lì sarebbe da andare a vedere, anche quella, che bella anche quella lì. Vedo già Peccia, là in fondo si vede la chiesetta, eccola lì Peccia, si vede la chiesetta. Dai, continuo su di qui. Praticamente questo sentiero qui, il sentiero 201D, eccolo qua, viene chiamato il sentiero dell'arte. Questa vecchia mulattiera qui che porta a Peccia, alla destinazione che sono andato a recuperare adesso io, e c'è lì anche una bellissima chiesetta mi sembra del 1400, qualcosa del genere, molto antica. C'è sta vallata qui veramente ha tantissima storia, come avevo già raccontato l'altra volta quando ero venuto già qui, forse un anno fa giusto ero stato qua. Vi raccontavo che c'è qui veramente una vallata ricca di storia, ma soprattutto adesso quando arriverò poi al rifugio, quel rifugio lì c'è una storia incredibile, cioè a raccontarla oggi sembra quasi una barzelletta, ma invece è tutta realtà. Sono arrivato anche in località Cambiaveto, cioè lì mi sa che c'è ancora l'alpeggio qua, c'è un alpeggio, non capisco se è un alpeggio o che cosa, perché sentivo i campanacci, però questa è sistemata veramente bene. Guardate ancora qui la mulattia, ce l'avevo fatta forse vedere 1000 volte, ma è veramente bella. Devo dire che fino adesso il sentiero è veramente un bel saliscendi. C'è il primo tratto da Sant'Antonio che bisogna un po' salire, ma poi dopo è un saliscendi. Adesso vabbè, ok, qui ho un tratto in salita, non dovrebbe mancare tanto a Peccia. E infatti sentivo i campanacci e c'è ancora il bestiame. C'è il fatto che comunque l'autunno ovviamente sta ritardando di tanto.
È arrivato anche a Peccia, 1510, anche qui queste bellissime case valzer, saputo abitate. E ogni volta che vengo qui c'è sempre quel profumo di minestrone, c'è qualcuno che fa il minestrone e c'è sempre quel bel profumo. Ed eccola qui la chiesetta di Peccia, mi sembra che sì, c'è scritto 1433, pensate quanti anni ha e che storia, è stata ristrutturata nel 2001. Prima tappa raggiunta, come ho fatto vedere anche prima, l'Alpe Peccia è stata raggiunta, eccola lì la sua chiesetta, e adesso devo continuare di qui a recuperare il ponte napoleonico e poi dal ponte napoleonico inizia la salita verso il rifugio, quindi fino a qui è veramente un sentiero molto, molto semplice da fare, non sale e scendi. Dal ponte napoleonico si prenderà un sentiero che sale su a destra e inizieranno i dolori, quindi andiamo a recuperare il ponte napoleonico. È arrivato anche al ponte napoleonico, cioè napoleonico perché proprio l'hanno fatto i soldati di Napoleone. Eccolo qui. Sì, ok, questo ponte qui poi è stato rifatto nel tempo. Questo bellissimo ponte era stato poi realizzato dai soldati di Napoleone. Eccolo qui, il sentiero 201 della GTA. Però sempre è bello perché è sempre su una bellissima mulattiera, questo sentiero fatto con i massi. Incredibile. E il cartello qui sull'albero mi dice che mancano ancora 2 ore al rifugio sottile, quindi ancora parecchia strada. Vedo il cartello là in fondo che mi dà le indicazioni per l'Alpe Larecchio, quindi manca poco con l'Alpeggio, è un bellissimo alpeggio. Non so se l'avete mai visto, avete visto l'altro video che ho fatto l'altra volta con la neve è qualcosa di spettacolare, adesso sono curioso di vederlo in veste autunnale. Eccolo qui il cartello, quindi aspetta che zoom un pochettino. Allora le possibilità sono 2, io vendo adesso il sentiero 201A che mi porta all'Alpe Larecchio, oppure come potete vedere c'è scritto ospizio sottile che va su anche per il sentiero 201, ma io prendo il sentiero 201A così posso salire qua su per l'Alpe Larecchio. Sì, sono arrivato all'Alpe Larecchio, eccola lì la prima baita.
Adesso questo qui è l'agriturismo, l'Arecchio. Io devo salire su di là, c'è lì un cartello, so da vederlo, perché mi sa che devo salire e andare a quella parte lì, perché il colle è dietro questa parete qui, adesso da qui non si vede. Voglio andare a recuperare quel cartello lì per capire un pochettino quanto tempo mi manca. Ho recuperato qui il sentiero, però ci ho visto che c'è lì una possibilità di andare su, ma io la mia traccia è questa qui, che da lì Ospizio Sottile a 1 ora e 45 minuti, quindi adesso costeggio qui l'agriturismo l'Arecchio, che in questo periodo è chiuso, e vado su di qua. Sì, qui sale più deciso il sentiero. Mamma mia! Molto probabilmente se facevo l'altro c'era meno pendenza, però bello su. Vediamo un po'. Può essere però, Lì c'è scritto sentiero 201E. Dovrò risalire su per di qua. Dai, manca 1 chilometro e 800 metri, quindi non manca tantissimo da arrivare. Speriamo che si abbassi un po' il vento, perché se qui ce n'è così, su ce n'è parecchio. Vediamo se riesco a recuperare il sentiero 201. Se su di qua la traccia avevo fatta, andavo a recuperare quello lì, perché se prendevo poi c'è un altro sentiero che ti porta su al lago delle Balme, però si allunga di troppo il giro. Invece così diciamo che tra virgolette lo si va a tagliare. Ora, fatto con lo strappetto lì, una bocchettina che era sotto lì, questo dovrebbe essere la cresta della Rossa, è quasi un 3000 questa qua, 2009. Vediamo se adesso da qui si vede la mia destinazione. In teoria sì, sto passando di qua dove vedere la mia destinazione. Comunque il sentiero è veramente ben segnato, bandierine non mancano, però merita, Vediamo, adesso faccio quel pezzettino lì, ma in teoria dovrebbe essere dietro di lì il Colle Valdobbia. Eh sì, eccolo lì il rifugio, eccolo lì, c'è ancora un bel pezzettino da fare, quindi qui sembra più pianeggiante. Poi vabbè, l'ultimo pezzo che attaccherà poi su al Colle Valdobbia e al rifugio Ospizio Sottile. E comunque lì, eccolo lì, sentiero 201 della GTA. Ho recuperato il sentiero 201, infatti qui c'è scritto raccordo con 201C ed eccolo qui, sentiero 201 che porta su al rifugio. Quindi praticamente invece di fare questo versante della montagna io ho fatto quello lì, e qui un ricordo di qualcuno che se n'è andato. Ultimi 100 metri.
ultimissimi 100 metri. Ho le gambe che chiedono pietà, non c'ho più energia dentro le gambe. Tutto iniziò nel lontano 1787. Il Colle Valdobbia era una via di comunicazione tra la Francia, l'Italia e la Svizzera. Il Colle Valdobbia divide il versante della Valsesia con il versante di Gressonei. Da qui passavano gli emigranti in cerca di lavoro o di fortuna. E proprio nel 1787 Gian Giuseppe Lisciozze e il capitano Giovanni Giuseppe Giannoli fecero costruire una stalla e una cappella, ma con il tempo risultò inadeguato per l'intenso passaggio di persone dai due versanti. Ma nel 1820 iniziarono i lavori per la realizzazione dell'ospizio più alto d'Europa, che si conclusero nel 1823 grazie alla volontà di Nicolao Sottile. Arrivato qui al rifugio Ospizio Sottile a 2480 metri. Allora, devo dire che è stato un bel giro di 8 km e 400 metri. Io ho impiegato 4 ore totali, comprese delle varie soste, e c'è un dislivello di 1342 metri. Però il giro è stato bello, molto bello, anche la variante passando dall'Arecchio e salendo su, poi come ho fatto vedere prima, ma mi è piaciuto molto quel tratto di sentiero. L'ultimo tratto devo dire che mi ha impegnato abbastanza, ma più che altro perché ero parecchio stanco e perché ci ho dato veramente tanto. Il primo tratto ho spinto molto per arrivare qui su, io sono quasi mezzogiorno, 11:52 minuti, sono partito alle 8 e volevo arrivare presto per poi poter scendere più con calma, anche perché le giornate stanno accocciando notevolmente. Niente, adesso mi metto qui al riparo, dietro qui al rifugio, perché veramente di là, passante da Val d'Aosta, c'è un vento, ma soprattutto un'aria fredda che fa paura. Adesso mi metto qui, tranquillo, che ho trovato un posto al riparo con una panca, prendo un po' di fiato e poi scendo. È ritornato all'Alpe L'Arecchio. Bene, dai, adesso mi fermo qui, mangio qualcosina e poi ritorno alla macchina. Noi ci vediamo come sempre fra 2 settimane, quindi buon sabato a tutti, ciao a tutti.